40 anni fa un guerriero solitario ha cambiato per sempre il mondo degli anime. Ma conosci la storia dietro la leggenda? Come è nato questo anime intramontabile? Un viaggio tra ispirazioni, creatività e lotte per dare vita al mondo post-apocalittico più iconico di sempre. Benvenuti nei 40 anni dell'anime di Hokuto no Ken. Vivere è un inferno, morire è un inferno. Diventa un demone e abbatti il male. Con queste parole si apre il concept book di Hokuto no Ken. Questo epico anime post-apocalittico, che ha debuttato nella prima metà degli anni '80, ha lasciato un'impronta indelebile nel genere, affascinando il pubblico di tutto il mondo, e si è distinto per la sua originalità, arrivando a influenzare persino il manga da cui è tratto. Hokuto no Ken arrivò negli schermi televisivi in un periodo di cambiamento per l'industria degli anime, quando i creatori stavano sperimentando nuove forme narrative e ampliando i confini stilistici del medium. In quegli anni il panorama televisivo era dominato da commedie romantiche e opere comiche, e il pubblico sembrava aver perso interesse per i classici eroi. Tuttavia la stanchezza nei confronti di questi temi leggeri iniziava a farsi sentire, e la domanda per eroi tradizionali e diretti cresceva sempre di più. La Toei Animation, conosciuta allora come Toei Doga, era alla ricerca di un nuovo protagonista per una serie animata, e la scelta ricade su un manga emergente pubblicato su Weekly Shonen Jump, Hokuto no Ken. L'opera era il frutto del talento del giovane disegnatore Tetsuo Hara e dello sceneggiatore Buronson, sotto la supervisione dell'editor Nobuhiko Horie. Hokuto no Ken introduce un protagonista mai visto prima, un eroe errante, spietato verso i malvagi, ma profondamente giusto e mai crudele, che unito a una trama cruda e violenta, ambientata in un mondo post-apocalittico dominato dalla tirannia e dalla violenza, trovò subito il favore del pubblico, che cercava storie audaci e non convenzionali. In pochi mesi, nonostante la competizione con serie di successo come Cat's Eye, Kinnikuman, Dr. Slump e Captain Tsubasa, Hokuto no Ken scalò rapidamente le classifiche, raggiungendo il primo posto e mantenendolo per ben 2 anni consecutivi. Questo successo contribuì a far impennare le vendite della rivista, aggiungendo ben 700.000 copie in un solo anno, diventando di fatto il salvatore di Jump. Trasporre Hokuto no Ken in animazione sembrava la scelta giusta, ed era giunto il momento di infrangere l'idea che gli anime fossero solo un prodotto per bambini. Ma prima c'era un importante ostacolo da superare: gestire la sua violenza intensa e grafica. L'NHK, l'emittente pubblica di radio e televisione del Giappone, aveva stabilito un codice per i programmi televisivi, con regole che impedivano la trasmissione di contenuti violenti che potessero influenzare negativamente i giovani telespettatori. Le scene d'azione ritenute eccessivamente violente sollevarono preoccupazioni tra i produttori, creando un dilemma per Toei, che cercava di raggiungere un pubblico più ampio, rimanendo però fedele al materiale originale. Per affrontare queste e altre sfide, Toei affidò la direzione generale della serie all'animatore e regista Toyo Ashida, responsabile di impostare la visione complessiva della produzione. Ashida, insieme al team d'animazione, utilizzò diverse tecniche per attenuare la violenza senza però compromettere l'integrità della storia. Inquadrature strategiche, effetti di luce, inversioni di colore, silhouette e altri espedienti visivi furono utilizzati in modo creativo per mantenere l'intensità della serie, garantendo allo stesso tempo un livello di accessibilità adatto alla trasmissione televisiva. Ashida credeva che queste soluzioni non solo rendevano l'anime più interessante, ma che infondessero nuova vitalità anche all'opera originale. Nonostante tali modifiche, molte scene rimasero comunque piuttosto esplicite, e Toei sembrava sfruttare questo aspetto, pubblicando diversi prodotti di merchandise con il titolo Violence Animation, accanto al logo della serie. Un altro aspetto peculiare dell'anime, sebbene fosse già presente nel manga, ma che nell'anime viene ulteriormente esasperato, sono sicuramente le sproporzioni di personaggi malvagi o di grande stazza, che durante i momenti particolarmente concitati cambiano dimensioni per esprimere la loro malvagità o imponenza. Questo espediente, oltre a renderli ancora più grotteschi, contribuisce a smorzare i toni della serie. Poiché Hokuto no Ken segnava una svolta radicale rispetto alle opere precedenti di Ashida, e ricordiamo essere conosciuto per serie come Cyborg 009, Dr. Slump e Minky Momo, dedicò un'attenzione particolare alla sua realizzazione, usando questo progetto per esplorare nuovi metodi di lavoro che avrebbe poi applicato nelle sue produzioni future. Per l'arduo compito di adattare i disegni del manga all'animazione, venne scelto come character designer Masami Suda.
una figura di spicco nel mondo dell'animazione. Talentuoso, veloce ed estremamente abile, Suda si era costruito una solida reputazione lavorando prima per Tatsunoko e poi come freelance collaborando spesso con Toei. Suda riuscì inizialmente a semplificare il design di Kenshiro per renderlo più facilmente gestibile dagli altri animatori della serie. A questo punto della produzione, il manga era già stato pubblicato per diversi mesi e grazie alle sue straordinarie abilità, Suda riuscì a preservare gli elementi essenziali dello stile di Hara e a farli propri, dando vita a un Kenshiro riconoscibile, più elegante e dinamico, anche se inevitabilmente meno dettagliato rispetto alla versione cartacea. Tuttavia, man mano che la serie progrediva, i dettagli aumentarono notevolmente. La competizione interna tra i membri dello staff d'animazione era intensa. Se uno degli animatori aggiungeva una linea in più in una scena particolarmente intensa, anche gli altri seguivano, spingendosi a migliorare. Questo spirito di sana rivalità contribuì a un'elevata qualità artistica durante tutto il corso della serie. E lo stesso avveniva per la regia, dove i singoli registi gareggiavano tra loro, creando un'interessante dinamica competitiva. Tra questi spicca sicuramente Atsutoshi Umezawa, un giovane regista alle prime armi che sotto la guida delle già menzionate leggende Shida e Suda ha curato la regia di episodi fondamentali come quelli dedicati alla morte di Shin, Jagi e Rao, oltre a episodi originali come quello di Bella. Umezawa si distinse anche per l'introduzione di espedienti grafici unici, come lo strappo, il movimento o persino la distruzione del colore dei cell per simulare in modo visivamente impressionante le esplosioni dei nemici. Fino a quel momento le sigle che accompagnavano le sequenze di apertura e chiusura delle serie erano generalmente vivaci per l'apertura e più malinconiche per quelle di chiusura. Anche quando trattavano temi più impegnati, il loro scopo principale era raccontare le gesta dei protagonisti, rendendole prodotti creati ad hoc per l'anime. Da lì a poco però questo trend cambia. Le sigle assumono un tono più maturo, non specificatamente legate ai temi della serie, ma capace di evocarne perfettamente l'atmosfera. Se fino ad allora si puntava su idol o cantanti che avevano costruito una carriera interpretando sigle di cartoni animati, come Ichiro Mizuki e Isao Sasaki, con Hokuto no Ken si opta per qualcosa di diverso, scegliendo la già rinomata band Crystal King. Il brano Aoto Rimodose è un epico pezzo rock, il cui titolo significa letteralmente Restituiscimi l'amore. 北斗の拳のオープニングテーマ「愛を取り戻せ」でございましたけどね。La canzone parla di un amore intenso e della determinazione di ricostruire un legame spezzato, con l'unico riferimento all'anime nella frase «Chiunque mi è d'intralcio l'abbatto con un tocco di un singolo dito». Il brano si integra perfettamente con le immagini della sigla, sincronizzate magistralmente grazie alla regia di Ashida, che ci introduce nel mondo post-apocalittico di Ken, presentando in modo impeccabile e iconico il protagonista e lo scenario in cui si muove. Un mondo distrutto, popolato da banditi, dove l'Hokuto Shinken rappresenta la speranza di rivalsa contro l'oppressione dei deboli, incarnata da personaggi come Bat e Rin, prima del loro incontro con Ken. L'enorme mostro finale, invece, simboleggia il male che il protagonista dovrà affrontare lungo il suo percorso. La sigla di chiusura Yuria Towani, pur portando il nome dell'amata di Ken, non fa mai riferimento diretto alla trama della serie. 北斗の拳のエンディングテーマ「ユリアとわに」La sigla è accompagnata da immagini di un mondo precedente all'esplosione atomica, un'idea originale di Ashida, che lui stesso considera una delle sue preferite. Questa scelta non solo arricchisce l'opera con nuovi elementi, ma amplifica ulteriormente il significato profondo ed evocativo dell'intera serie. Esistono due sigle cantate da Akira Kamiya, il doppiatore di Kenshiro, incluse in uno dei vinili della colonna sonora di Hokuto no Ken, che però non compaiono mai nell'anime.
Anche se non è mai stato ufficialmente confermato, si ritiene che queste sigle, con il loro stile più tradizionale e riferimenti diretti al protagonista e alla divina scuola di Hokuto, siano state scartate da Ashida in favore di brani più maturi, che meglio si adattavano alla sua visione della serie. Tuttavia, Kamiya avrà modo di rifarsi successivamente con un'altra canzone, Kareta Daichi, una canzone di intermezzo che verrà utilizzata in un paio di episodi. La serie proseguirà con altri 2 brani, Silent Survivor e Dry Your Tears, della Kodomo Band, a cui seguiranno le uniche sigle trasmesse anche in Italia, Tough Boy e Love Song di Tom Cat, per Hokuto no Ken 2. Le magnifiche musiche di Hokuto no Ken, invece, sono state affidate a Nozomi Aoki, compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra. Grazie alla sua abilità di gestire una vasta gamma di strumenti e generi musicali, Aoki è diventato uno dei compositori più richiesti, in particolare per le colonne sonore di anime e tokusatsu. La colonna sonora di Hokuto no Ken alterna brani intensi e solenni, arricchiti da potenti fiati, percussioni incisive e maestosi archi. Non mancano melodie in stile western o che richiamano marce militari e musiche di battaglia, accanto a tracce con influenze rock caratterizzate dall'uso di chitarre elettriche e ritmi energici. A queste si affiancano composizioni permeate da un forte senso di malinconia e tragedia, che riflettono il dramma dei personaggi e l'ambiente post-apocalittico. Nel complesso, la colonna sonora di Hokuto no Ken gioca un ruolo fondamentale nel creare l'atmosfera unica e memorabile dell'anime. Siamo a fine agosto e il debutto della serie è ormai alle porte, ed è qui che entra in gioco uno dei fattori fondamentali per il successo di Hokuto no Ken: il doppiaggio. La scelta dei doppiatori è stata effettuata con estrema attenzione, attraverso un rigoroso processo di selezione basato ovviamente su audizioni. Per dare voce al nostro protagonista Kenshiro è stato scelto Akira Kamiya, noto per i suoi ruoli come Kinnikuman, Mendo in Lamu e in seguito per Ryo Saeba in City Hunter. Kamiya si è rivelato perfetto per questo incarico, contribuendo a creare i versi e le grida di Kenshiro. ある時には北斗の拳のケンシロウわらお前はもう死んでいるありがとうございます La sua voce è rimasta impressa nell'immaginario collettivo e Kamiya è stato spesso chiamato a riprendere il ruolo in vari media legati a Hokuto no Ken. Un altro doppiatore degno di nota è Toshio Furukawa, che presta la voce all'antagonista, Shin, ed è celebre per i ruoli di Piccolo in Dragon Ball e Ace in One Piece. Oltre che nella serie, Furukawa ha avuto una sana rivalità professionale con Kamiya, anche nella vita reale, e curiosamente aveva fatto un'audizione per il ruolo di Kenshiro. Naturalmente molti altri doppiatori contribuiranno in modo prezioso alla serie, ma come non menzionare Shigeru Chiba. Grazie alla sua straordinaria versatilità ha dato voce a numerosi predoni morenti, divenuti celebri per gli iconici versi di dolore come Hidebu e Abeshi, oltre a molte altre improvvisazioni che erano comuni durante questo tipo di scene. Queste espressioni, che spesso scatenavano momenti di ilarità tra i doppiatori, inizialmente difficili da adattare dal manga all'animazione, sono state rese memorabili grazie al talento di Chiba e alle tecniche audio del reparto sonoro, bilanciando i toni cupi e drammatici dell'anime con momenti di leggerezza e stravaganza. Il primo episodio viene così registrato il 15 settembre presso gli studi Tavak di Shinjuku, solo un mese prima della messa in onda, con una sessione di registrazione di ben 8 ore. Finalmente l'11 ottobre del 1984 alle 7 di sera, Hokuto no Ken debuttò sui teleschermi di Fuji TV. 地上の荒野にすごいやつが現れた世紀末中世史伝説北斗の拳今夜7時より La serie, trasmessa ogni giovedì nella regione del Kanto e in altri giorni in diverse regioni del Giappone, fu un successo immediato, conquistando immediatamente il pubblico e superando un notevole 20% di share, ma non mancheranno di certo le lamentele del PTA, l'associazione genitori insegnanti, che l'ha classificata come il programma televisivo numero 1 da non mostrare ai bambini. Il difficile compito di gestire queste lamentele viene affidato a un'altra figura chiave nella realizzazione della serie, il produttore Yoshio Takami. Nonostante le polemiche, la serie ha raggiunto un totale di 109 episodi e grazie al suo straordinario successo, nel 1987 viene rapidamente seguita da una seconda stagione, intitolata semplicemente Hokuto no Ken 2.
e da un film per il grande schermo nel 1986. Purtroppo, durante la serializzazione della seconda serie, il manga stava subendo un lento e inesorabile calo delle vendite, portando alla decisione di concludere l'anime con dignità con la morte di Kaio. Nonostante le sfide, Hokuto no Ken è emersa come una serie animata rivoluzionaria che ha oltrepassato il suo genere. I suoi personaggi complessi, le battaglie epiche e i temi di giustizia e redenzione hanno profondamente colpito gli spettatori, consolidando il suo status di fenomeno culturale. Inoltre, Hokuto no Ken ha aperto la strada per future serie manga e anime, dimostrando il potenziale del medium di trattare temi maturi ed esplorare narrazioni complesse. La sua influenza si riflette in opere successive di vari generi, ispirando generazioni di creatori e fan, tra tutti Otoukojuku, JoJo e Berserk, dove non a caso diversi animatori di Hokuto no Ken hanno collaborato alla realizzazione delle versioni animate di queste serie. Per oltre 20 anni l'anime di Hokuto no Ken, targato Toei, è stato la principale fonte di merchandise di ogni tipo. 正義の北斗の拳ソーセージ北斗の拳アクションパワーゼリー君はもう食べている Tuttavia, negli ultimi 15 anni è stato progressivamente messo da parte, anche a causa dell'influenza di Coamix, la società fondata da Horie e Tetsuhara, che con l'obiettivo di rilanciare il marchio attraverso nuovi progetti, inclusi prodotti animati, ha rivendicato la paternità dell'opera. L'ultimo prodotto infatti a utilizzare il design dell'anime originale è Hokuto no Ken Online, uscito nel 2008. L'unica eccezione è la sigla Aio Torimodose, che ancora oggi rimane fortemente legata al brand. Per quanto mi riguarda, nonostante io sia sempre stato un grande fan del manga di Bronson e Hara, infatti è stato il primo mezzo che mi ha fatto scoprire Hokuto no Ken nella sua interezza, non posso fare a meno di mettere l'anime al primo posto nel mio cuore. Fin da bambino mi ha sempre suscitato delle forti emozioni e ogni volta che guardo le animazioni o vedo una nuova illustrazione di Suda o di Ayama, o ascoltando le musiche o semplicemente il doppiaggio sia giapponese che italiano, provo una profonda emozione, perché ognuno di questi elementi evoca un ricordo fortissimo. Aver avuto la fortuna negli anni di conoscere Suda, Ayama, Wada e Kagawa non ha fatto altro che accrescere questa mia passione per l'anime. Questo non significa che l'anime sia superiore al manga, al contrario la sua qualità è davvero altalenante, raggiunge picchi altissimi con Suda, Ayama e Aoshima, ma anche momenti deludenti con altri animatori meno capaci, non mi sognerei mai di dire che sia privo di difetti, o superiore al manga, che rimane, di certo, l'opera originale. È solo una cosa soggettiva e rimane semplicemente una mia preferenza personale. Purtroppo i due principali esponenti e fautori del successo della serie di Hokuto no Ken non saranno presenti per celebrare il 40° anniversario della serie. Ashida infatti ci ha lasciato nel 2011 e il caro maestro Suda è scomparso nel 2021. Oggi però non celebriamo soltanto questa serie, ma anche questi due uomini, senza i quali Hokuto no Ken non sarebbe diventato il capolavoro che conosciamo e amiamo. E mentre celebriamo questo importante traguardo, non possiamo che essere entusiasti di ciò che il futuro ha in serbo per questa serie. Oggi attendiamo con trepidazione il remake annunciato, nella speranza che possa riportare il brand ai vertici delle classifiche. Personalmente però dubito che possa ricatturare quella forza creativa e il desiderio di innovazione che caratterizzavano l'anime originale. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio nel mondo di Hokuto no Ken, un'avventura che dura 40 anni. Se volete approfondire ulteriormente questo intramontabile anime, vi invito a visitare il nostro sito Hokuto Kaisetsu Shu, che è dedicato esclusivamente all'anime di questa serie, dove troverete moltissime informazioni tecniche e approfondimenti. Vi lascio il link in descrizione. Come al solito, se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella. E noi ci vediamo al prossimo video. E ricorda, tu sei già iscritto.